I poveri personaggi dell'attacco dei giganti non hanno per niente una vita facile. Allora, come si supera un periodo super difficile? Una normalissima giornata, tranquilla e soleggiata come tutte le altre. All'improvviso accade un imprevisto e tutto va a rotoli. Questo è l'attacco dei giganti. Già, va di male in peggio e ogni piccolo barlume di speranza viene presto abbattuto. Questa è la sensazione che hai quando la tua vita inizia ad andare male. Sembra che tutti gli eventi negativi inizino ad abbattersi su di te e che una qualche entità abbia deciso di prenderti di mira. Allora, iniziamo con un disclaimer. Al mondo ci sono situazioni davvero tragiche e se tu stai vivendo una di queste, rivolgiti a uno psicologo. Inizia questo percorso e sono sicura che non te ne pentirai. Se invece sei in un periodo difficile, ma non tragico, hai bisogno di una spintarella, un buon consiglio, un sostegno, allora sei nel video giusto. L'attacco dei giganti. Credo che sia un anime davvero stupendo. È pieno di sofferenza, ma soprattutto è pieno di spunti sul capire come affrontare quella sofferenza. A dire il vero, l'ho profondamente amato fino alla fine della terza stagione. Adesso con la quarta lo sto amando un pochino meno. Quindi oggi vi parlerò di alcuni personaggi come se fossimo ancora alla fine della terza stagione, visto che tutto sommato la quarta è ancora a metà. Comunque, se non avete visto le prime 3 stagioni, salvate questo video e guardatevelo dopo la maratona, perché ci sarà qualche spoiler. Vi parlerò di 3 personaggi, perché ognuno di noi è diverso e quando si parla di emozioni si hanno bisogno di approcci diversi, personalizzati per ognuno di noi. Questi personaggi sono stati scelti tra il corpo di ricerca, perché sono loro che affrontano direttamente i nemici e vivono quindi in prima persona quelle situazioni. I membri del corpo di ricerca sono consapevoli della difficoltà della loro missione e loro stessi dicono che non fanno altro che perdere. Ma questo non li ferma. Continuano ad andare avanti. Dove trovano la forza per farlo? Come fanno ad approcciarsi a dei problemi che sono così difficili da affrontare? Iniziamo da Eren, il protagonista. La sua storia inizia con un gigante che si mangia sua madre. Abbastanza traumatizzante, direi. Insomma, questo lo porta a sviluppare un ben comprensibile odio per i giganti e la sua conseguente voglia di sterminarli tutti. Capiamo anche il suo shock quando scopre di essere lui stesso un gigante. È proprio una giornata del cazzo. Invece che lasciarsi abbattere da queste situazioni, Eren le affronta a testa alta e le trasforma in determinazione. Lui ha sempre sentito che quelle mura che agli altri davano un senso di sicurezza gli stavano strette. La sua voglia di libertà e di conoscere il mondo lo portano a combattere con determinazione. Lui vuole riprendere in mano la propria vita ed essere l'artefice del proprio futuro. Insomma, dobbiamo mettere in preventivo che nella vita ci sarà qualche difficoltà. Purtroppo non è possibile e non è realistico pensare di avere una vita perfetta dove niente è fuori posto, perché tu non hai potere sugli eventi esterni, ma tu hai il potere su ciò che fai davanti a quegli eventi. E questo è il punto, le difficoltà ci sono e quando senti che fai fatica a superarle, devi trovare una motivazione che ti permetta di farlo. Per quale motivo dovresti andare avanti? Perché stai combattendo? Qual è il tuo scopo? La tua strada? Ecco, quando troverai la risposta a queste domande, riuscirai anche a trovare dentro di te la determinazione per affrontare le situazioni difficili. La stessa determinazione e forza che muovono anche Eren. Questo approccio non va bene per te? Allora prova con quello di Mikasa. La storia di Mikasa è ancora più triste di quella di Eren, perché oltre che aver vissuto tutto quello che ha vissuto lui, aveva già perso la sua famiglia in precedenza. Sarà Eren a salvarla da quella situazione e questo fa nascere in Mikasa la voglia di proteggerla a sua volta. Grazie a questo grande desiderio rivede il suo intero mondo e racchiude tutto questo in un'unica frase. Questo mondo è estremamente crudele, ma anche davvero bellissimo. Questa è la sua convinzione, il suo punto fermo e su questo ricostruisce la sua intera realtà. Eh sì, perché ognuno plasma la realtà intorno a sé a modo suo, in modo soggettivo. E sta a te farlo in modo cosciente, piuttosto che lasciare che la realtà si plasmi da sola a caso. È sufficiente cambiare un po' il tuo pensiero. Cambiarlo ti aiuterà a trovare un po' di positività e riuscire ad uscire da questa spirale oscura. A volte basta solamente una parola, detta al momento giusto, per far riaccendere quella scintilla nella tua testa che ti dà la voglia di combattere. Questo perché è il pensiero che scatena l'azione. Ma ci sono anche cose che tolgono forza al tuo pensiero, come ad esempio la spirale dei pensieri negativi, il continuare a crogiolarti nella tua sofferenza, pensare continuamente a ciò che hai perso e pensare che il futuro non ti riservi niente di buono. Questo è un ottimo modo per lasciarti trascinare sempre più fondo.
La convinzione di non poter raggiungere ciò che vuoi perché hai sfiga ti porterà esattamente a non riuscire a raggiungere ciò che vuoi e anche ad avere sfiga. Le profezie che si autoavverano? In pratica c'è questo paradosso. Se tu sei convinto di non riuscire a fare qualcosa, di sicuro non ci riuscirai. Non avrai la capacità di vedere le cose positive che stanno già accadendo e ti focalizzerai solamente su quello che sei convinto che succederà. Quindi cambia il tuo pensiero, prova con un po' di gratitudine. Prendi un foglio, una penna e scrivi tutte le cose positive che ti vengono in mente, ciò che è successo nella tua vita e ciò che sta succedendo adesso. So che se è un periodo brutto sarà difficile vedere una qualsiasi cosa positiva, ma qualcosa di piccolo c'è sempre. Un raggio di sole che filtra tra le nuvole, il gatto che fa le fusa, un amico che sorride, il piacere di una bella dormita, un sacco di roba. C'è sempre un sacco di roba. E continuando così riuscirai pian piano a togliere quel velo che oscura tutte le cose positive e tornerai a vedere il mondo con una nuova prospettiva. E infine abbiamo il metodo Armin. Armin, una delle persone più analitiche di tutto l'anime. In ogni momento si ferma a riflettere e analizzare la situazione. Anche nei momenti peggiori si rende conto di ciò che gli succede intorno e mantiene la sua lucidità. Ah, la razionalità! Che meraviglia! Anche Armin ha perso tantissimo nella sua vita, ma ogni perdita è stata per lui un momento di crescita. Ad esempio, ha perso i suoi genitori mentre cercavano di fuggire al di là delle mura. E questo lo ha spinto a chiedersi cosa ci fosse di così interessante da spingerli a lasciarci la vita pur di vederlo. Oppure la morte di suo nonno lo ha spinto ad arruolarsi nel corpo di ricerca perché voleva conoscere di più sui giganti e riuscire ad abbatterli. E se anche tu sei una persona razionale e analitica, usa la testa perché è quello che ti riesce meglio. Quando sei in crisi, fermati e analizza la situazione. Perché i momenti di crisi vengono sempre visti come cose negative, ma in realtà nascondono sempre un'opportunità. Tu che sei analitico, sei in grado di fermarti e capire quali sono i benefici che può portarti quel momento. Ogni crisi ti costringe a cambiare, ti dà l'opportunità di esercitare delle abilità che già hai, di impararne di nuove. Insomma, ti dà l'occasione di reinventarti, di trovare soluzioni migliori e diventare te stesso una persona migliore. Ritrovarti nel mezzo di un brutto periodo ti costringe ad uscire dalla tua zona di comfort, ti costringe ad affrontare situazioni che altrimenti non affronteresti. E questo ti dà l'opportunità di crescere e magari dare proprio una svolta alla tua vita. Ricorda che i problemi ci sembrano sempre giganteschi, ma a volte basta davvero poco. Un taglietto di 1 metro di lunghezza e 10 centimetri di altezza. Ed è fatta! Beh, dimmi, in quale di queste personalità ti rispecchi di più? Nella determinazione di Eren? Nella versatilità di Mikasa? O nella razionalità di Armin? Fammelo sapere nei commenti e se vuoi conoscermi meglio o rimanere in contatto con me, in descrizione trovi i link del mio blog e dei miei social network. Noi ci vediamo tra 2 settimane, sempre di mercoledì, quindi ricordati di iscriverti al canale e attivare le notifiche cliccando sulla campanellina, per non perderti i nuovi video e rendere la tua vita migliore grazie alle tue passioni.